Eccoci qua ragazzi per una nuova recensione. Cosa andiamo a vedere oggi? Oggi facciamo un unboxing e recensione di questo prodotto. Questo è un mini cabinato, una riproduzione di Tempest, un cabinato degli anni 80, eh, prodotto in questo caso dalla New Wave Toys, la stessa azienda di cui vi avevo parlato per il portachiavi, quello dei 25 centesimi, e fa parte della serie Replicade, come vedete qui. Allora, il prodotto in sé è abbastanza voluminoso, nel senso, come dice praticamente la scritta qui, sono 12 pollici, equivale praticamente a un quarto delle dimensioni del cabinato originale. Sul retro, come vedete, abbiamo tutta una serie di informazioni sul packaging, cioè su quello che c'è all'interno della confezione e quelle che sono le caratteristiche. Tra l'altro, questo è un prodotto fatto da un'azienda americana, ma prodotto in Cina. Come dicevo la volta scorsa, non è una cineseria, ma con cineseria cosa intendo? Intendo che non è un prodotto cinese di scarsa qualità, è un prodotto fatto da un'azienda americana commissionato a un'azienda cinese con degli standard qualitativi molto alti. C'è differenza tra prodotto cinese e cineseria. Qua, come vedete, appunto, la cosa che subito salta all'occhio è il fatto che ci sono diverse lingue, tra cui ovviamente anche, ovviamente neanche tanto ovvio in realtà, c'è anche l'italiano. E infatti ci sono scritte le caratteristiche. Caratteristiche appunto, riproduzione, guardate, è un sesto, in sesta scala, infatti mi dice non un quarto. Accurata, in scala di Tempest Arcade Machine, riproduce l'originale gioco arcade, è un mini comando rotante, tutta una serie di informazioni interessanti su questo prodotto, tra cui appunto quello che vi andrò a dire anche successivamente, che la costruzione del cabinato è in legno. Allora, andiamo un attimo a vedere la confezione anche del lato. Il lato, vedete, è riprodotto praticamente il fianco del nostro cabinato e sul fronte abbiamo il nostro cabinato. Andiamo un attimo a aprire la confezione. Allora, apriamo la nostra confezione. Allora, nell'aprire la nostra confezione ci ritroveremo tutto questo bel polistirolo, anzi questa è gomma piuma. Andiamo a smontarla e qua abbiamo già una serie di oggetti. Andiamo dopo a vedere che cosa sono questi. Il manuale di istruzioni con alimentatore, con il cavo praticamente USB, non abbiamo un alimentatore. La cosa positiva di questo oggetto è che ha una batteria all'interno e quindi è ricaricabile. Oh, eccoci qua. Ecco qui il nostro cabinato arcade Tempest X. In questo caso appunto Tempest X perché è il cabinato originale Tempest e poi è stato rifatto adesso appunto dalla Replicade che gli ha fatto delle migliorie. Andiamo un attimo a vedere com'è questo prodotto. Ci si presenta così, dobbiamo togliere la linguetta dove c'è scritto primo step caricare, secondo step tenere premuto per qualche secondo il
tasto dietro, ma adesso andiamo a vedere. Intanto togliamo la nostra linguettina e vediamo nel dettaglio il cabinato. Come vedete è bello importante, la struttura come vedete è solida, in legno, anche il retro. E la cosa che mi ha stupito è che, adesso vi faccio vedere, i bordi sono sagomati, hanno la gomma un po' come se fosse il T-molding. Vedete, questa parte qui è morbida. Questa parte è come se fosse praticamente la parte gommata del cabinato. Abbiamo il nostro pulsante, la nostra rotella del volume, il pulsante accensione, lo speaker audio, che è questo, con riproduzione della chiavetta addirittura per aprire il retro del cabinato, il nostro caricatore della batteria. Sul fronte abbiamo lo sportellino delle monete, e la cosa assurda di questa cosa è che si apre e all'interno noi ci possiamo mettere delle cose. Adesso vi farò vedere che cosa. Allora, la nostra plancia di comando possiede tutti quanti i pulsanti originali e funzionanti, tra cui anche la manovella, che è questa qui. Andiamo ad accendere il nostro cabinato e vedere un attimo come funziona. Pulsante retro per un po' di secondi. Come vedete la spia di accensione si accende, quindi appunto i coin si accendono e il nostro cabinato entra in funzione. Allora, spero che così lo vediate. No, non si vede molto. Vediamo come posso risolvere un po'. Vediamo se così riesco un po' a risolvere il problema. Mettiamolo così. Così mi sembra già meglio. Il template, questo qui, si illumina e andiamo anche a aumentare il volume. Così potete sentire. Allora, la cosa bella di questo cabinato è che nel momento in cui noi andiamo a premere ok, va bene, la batteria, come mi diceva, effettivamente la batteria era scarica, quindi andava ricaricata. Vediamo un attimo se si riaccende. Gli imprevisti della diretta. Effettivamente, come vedete qua sopra mi compare l'iconcina della batteria scarica. Beh, vediamo se comunque sia mi fa giocare un po', tanto per farvi vedere il cabinato. Allora, se schiacciate il pulsante pausa, che è questo qui, e il pulsante start, questo qui, entrate nel menu. Nel menu si possono fare un po' di cosettine, tra cui se noi scendiamo, vediamo com'è che si faceva. Diciamo che questa parte non è molto pratica, nel senso dovete schiacciare questo pulsante, che è un pulsante coin, e anche il pulsante del menu. Potete decidere di spegnere il template, questa parte superiore, o riaccenderla con il tasto fuoco, vedete? E poi potete andare qui e regolare la intensità della manopola di azione. Ma io l'ho già settata così perché mi ci trovo meglio. Andiamo a vedere il gioco. Allora, andiamo praticamente su Press Fire, selezioniamo questa parte, ok, e andiamo a inserire il nostro coin. Come vedete questa parte qui si può giocare anche in due,
poi vi spiegherò come si fa. Praticamente se schiacciamo in due ci si alterna, nel senso ogni schermata si alterna, una volta che si è passato un quadro passa alla persona successiva, quindi il pulsante appunto coin, cioè il pulsante persone, il secondo giocatore è funzionante. Selezioniamo il nostro livello e andiamo a giocare, vedete? Vediamo se riesco a mettervelo così e farvi vedere, perché qua bisogna spostarsi. Niente ragazzi, la batteria è andata. Cerchiamo di risolvere il problema prendendo un caricabatterie. Beh, facciamo così. Visto che qua abbiamo il nostro caricabatterie USB e ci avevano consigliato di caricare la batteria prima di far funzionare il nostro cabinato, seguiamo le istruzioni e andiamo a caricare la nostra batteria. Ora sperando che il cavo sia abbastanza lungo da permettermi la ricarica. Anzi, guardate. One semester later. Eccoci qua di nuovo. Allora, siccome a me le cose semplici non piacciono, ho deciso, visto che la presa di corrente non mi arrivava al posto dove sto facendo la ripresa, di fare una prova e vedere un attimo. Allora, innanzitutto ho usato un altro tipo di cavo, ma solo perché era leggermente più lungo. La spia di ricarica della batteria, come vedete, funziona, ma dove ho collegato il caricabatterie? Allora, dato che appunto non mi arrivava la presa, ho pensato bene di provare a vedere se potevo ricaricare la mia batteria con la Switch. E quindi appunto sto sfruttando la batteria della Switch per ricaricare il cabinato, che bene non sapevo, e quindi la batteria, praticamente la Switch mi funge anche da power bank. Molto bene. Allora, vi stavo dicendo del gioco in sé. Se noi andiamo a schiacciare One Player, poi ci saranno da selezionare i vari livelli, ok? Noi andiamo a scegliere il nostro livello e poi siamo in gioco. Per sparare appunto abbiamo questo pulsante, che questo pulsante va a funzionare da coin, cioè da tasto fuoco azione. Poi ci si sposta, vediamo di metterci un attimo così vedete, ci spostiamo, tanto sono già morto, vedete qua potete scegliere i vari livelli. Selezioniamo quello base perché io sono scarso sempre, a me piacciono queste cose ma io sono scarso a giocare. Abbiamo il nostro tasto coin e ci spostiamo con la nostra rotellina. Sono anche già morto. Inoltre abbiamo anche un altro tasto che è il tasto super zapper, che è questo qua, questo superiore qui, tasto super zapper. Noi andiamo a schiacciare e ci distrugge tutti i nemici sullo schermo. Adesso io non so se avete mai avuto modo di giocare a Tempest, però diciamo che è un gioco molto molto particolare e molto bello secondo me. Cosa vi volevo dire? Ah sì, appunto del doppio giocatore, appunto della possibilità di scegliere due giocatori, della possibilità di schiacciare coin per aumentare il credito, come vedete qua aumenta. L'emulatore all'interno si basa su Android, quindi all'interno c'è un processore che mi funziona per far andare un Android ovviamente modificato per questo sistema operativo. Andiamo a togliere la luminosità qui, che così riuscite anche a vedere la parte superiore.
E cosa c'è da dire ancora di questo cabinato? Allora, intanto il volume ve l'ho fatto vedere, tutto quanto, queste cose. Qua vi scrive questi step appunto che sono piccole promemoria di cosa fare, ovviamente voi lo potrete togliere. Ma appunto che cosa c'è da dire di questo cabinato? Che è un cabinato fatto per il gioco sim, ma è un cabinato anche fatto per l'estetica. Allora, siccome si prefissa di replicare in tutto e per tutto le forme e le dimensioni in scala di quello che era il cabinato originale, non ci poteva mancare un dettaglio non da poco. Allora, questo manettino adesso a noi fa comodo perché lo riusciamo a utilizzare così per poter giocare, ma non è in scala rispetto agli altri pulsanti. E allora che cosa dobbiamo fare? Allora facciamo così. Andiamo a recuperare quelli che sono gli accessori che abbiamo trovato all'interno della nostra confezione. E cosa sono? Abbiamo dei gommini per la parte inferiore antiscivolo di sostituzione, quindi noi possiamo sostituire i nostri gommini. Tantissimi altri tappini, come vedete qui. Questi sono tutti tappini di sostituzione per la parte del meccanismo della manovella. Quindi non abbiamo nessun problema, se ci si rompe uno lo possiamo sostituire a piacimento. Non solo, ma qui, vedete questi? Questi ci permettono, vedete qua dentro c'è una manopolina speciale. Vediamo se riesco a toglierla. Uno. E questa è la nostra manopolina speciale. Perché speciale? Perché possiamo praticamente con questa manopola andare a regolare il peso della nostra manopolina. Cioè, come succede in molti joypad attuali che hanno i pesi praticamente sul joypad, anche qui noi abbiamo la nostra manopolina vuota e una serie di pesini da mettere all'interno. Per decidere di averla semplice, così, o vuota, e quindi più leggera. E questa è un'altra caratteristica, una cosa in più, non è niente di che, è una cosa in più. Cioè noi per poterlo sfilare poi basta mettere uno stuzzicadenti e aumentare. Questo qua è un peso più pesante rispetto a questo qui ed è una cosa in più. Ma non è questo quello che volevo farvi vedere, no. Quello che volevo farvi vedere in realtà era un'altra cosa. Come vi dicevo, le dimensioni e le proporzioni del manettino. Proporzioni e dimensioni che non sono quelle le stesse, ma che all'interno di questa confezione noi riusciamo a recuperare. Questo è il manettino da utilizzare, la manopolina da utilizzare praticamente all'interno, al posto di questo. Noi andiamo a sfilarlo semplicemente e andiamo a sostituirlo con la manopolina in dimensioni originali del cabinato. Ed ecco che appunto la fedeltà si va a riprendere, cioè si va praticamente ad avere in tutto e per tutto il cabinato fedele in forme e dimensioni.
A cosa invece ci serviva lo sportellino? Allora, cosa serviva lo sportellino? Innanzitutto a mettere tutti quanti i pezzi di ricambio che abbiamo dentro, però non solo, perché cos'altro abbiamo? Cos'altro ci dà l'azienda di questo che produce questo cabinato insieme ai vari manettini? Allora, qui dentro abbiamo le nostre istruzioni, che vi faccio vedere abbastanza velocemente perché non è quello l'elemento più interessante. Vi faccio vedere solo che c'è anche l'italiano. L'italiano fa sempre comodo. Vi spiegano come è fatto, vi spiegano il gioco, come funziona. È un libretto illustrativo fatto molto molto bene. E poi all'interno di questa confezione che cosa abbiamo? Una cosa buffissima, però veramente veramente simpatica e fatta bene. I nostri gettoni. Qua abbiamo i gettoni da utilizzare nel cabinato. Ovviamente non rientrano all'interno del nostro cabinato, non riescono ad entrare dentro qui nella struttura, ma li possiamo mettere, se vogliamo proprio avere la fedeltà estetica, li possiamo mettere qua sopra o li possiamo mettere qua dentro, perché questo sportellino qui alloggia anche la monetina, la semplice monetina, che è proprio un puro fattore estetico. Ma aspettate che voglio farvela vedere nelle dimensioni, se riesco ad aprire questa pellicolina. Sono 4 monete da 25 centesimi. E come vedete, vediamo se riesco a mettere a fuoco. Niente, vediamo se riesco a fare così. No, non riesco a mettervi a fuoco la monetina. Questa cosa mi spiace un sacco, perché eccola qua, 25 centesimi. E questi li possiamo mettere qua dentro. Li possiamo mettere appunto, come vi ho fatto vedere, qua dentro. E se non li vogliamo mettere qua dentro, li possiamo mettere appunto qua sopra. Ecco, niente, sono piccoli dettagli che però rendono questo cabinato, questa riproduzione di questo cabinato, la più fedele e fatta meglio di quelle che io ho in questo momento avuto modo di provare. Cioè, è una produzione che appunto, come vi dicevo, fatta da degli americani. Dovete entrare nel loro sito per poterla, per poter fare l'ordine, perché viene spedita solamente dal loro sito o da amazon.com, con però le spese di spedizione che su Amazon sono maggiori rispetto alle spese di spedizione dal loro sito. E niente, e quindi praticamente vi viene a costare, facendo l'ordine dal loro sito, in euro all'incirca sui 100 euro. 100 euro però per una riproduzione veramente veramente fedele. Un'altra cosa da dire: questo non è l'unico cabinato che produce l'azienda, abbiamo anche Centipede, abbiamo anche quello di Street Fighter, abbiamo anche adesso in produzione, non è ancora uscito, non è possibile ancora ordinarlo, ma
quello di Dragon Slayer. Quindi insomma sono tutta una serie di cabinati fedeli al 100% all'originale che a mio parere valgono la spesa, valgono veramente la spesa. Sono proprio belli, fatti bene e divertenti. Il mio unico dubbio è su dove lo andrò a mettere adesso, perché le mensole che mi portano questi oggetti, che mi tengono su questi oggetti, non prevedono più spazio, quindi dovrò pensare anche a dove sistemarlo, perché questo merita veramente una sistemazione in proprio fatta ad hoc, dove appunto viene valorizzato di più. Ecco, sì, sentite che è tutto legno. E qua sotto l'ultima cosa, vedete l'azienda, vedete appunto che è Replicade, la marca di quello che sono questi prodotti, e l'azienda la New Wave Toys. E made in China, però come vi dicevo non è una cineseria, ma è un prodotto cinese fatto con tutti i crismi. Niente, e io penso di avervi detto tutto quanto su questo prodotto, non penso che ci sia molto altro da dire. Vi saluto, se vi è piaciuto il video vi ricordo di mettere mi piace al video, iscrivervi al canale e noi appunto ci vediamo al prossimo video, alla prossima recensione. Con questo è tutto, ciao, ciao a tutti.